Salve amici! Oggi visiteremo la Biringhello Ciclistica, una società sportiva ciclistica che ha dei valori e degli intenti molto importanti. Sì, proprio così, quella di creare dei campioni del ciclismo di domani. Ma la competizione sportiva, l'aggregazione e l'amicizia sono la cornice nella quale si raccontano non solo le capacità atletiche dei giovani protagonisti, ma anche i loro volti, le loro storie e le motivazioni che li portano ad affrontare i sacrifici necessari per diventare dei veri campioni. Ma vediamo un po' come si può fare a cercare di raggiungere questo obiettivo. Mettersi in forma per il ciclismo potrà sembrare semplice, come saltare in sella e passare tanto tempo a pedalare, ma non è così. Per diventare campioni di domani, i giovani del Biringhello Club, guidati amorevolmente dal presidente del club, dottor Pietro Cacciamani, e dai suoi collaboratori, aiutano i giovani ciclisti ad affrontare le rinunce e gli allenamenti necessari per ottimizzare le proprie performance, non solo per perdere peso, ma per pianificare ed ottimizzare la propria vita. Quindi, innanzitutto, essere consapevoli della condizione fisica e del peso, che dovrà essere ottimale per fissare gli obiettivi a breve, a medio e a lungo termine. Gli allenatori del Biringhello Club quindi aiuteranno i giovani a raggiungere gradualmente ogni obiettivo, che dovrebbe essere sfidante, ovvero qualcosa che i giovani non hanno mai fatto finora, qualcosa che dia la giusta motivazione al sol pensiero di poterla raggiungere. Pedalare per 50 km, poi arrivare a 100, iscriversi a un evento ciclistico, migliorare i tempi di scalata, perdere peso e poi ottimizzare la costanza degli allenamenti che devono essere frequenti e periodici. Ma gli allenatori del Biringhello sono maestri nel convincere i giovani a organizzare un piano di allenamento, a fissare obiettivi, a fare allenamento a intervalli, ricordarsi di recuperare correttamente oltre al lavoro, famiglia e ogni altra sorta di impegno e poi soprattutto di divertirsi. Ma ora incontriamo il presidente della Biringhello Ciclistica, il dottor Pietro Cacciamani, e sentiamo cosa ci dice. Cari amici, siamo qui con il dottor Cacciamani Pietro, che è il capo di questa fantastica organizzazione ciclistica, il Biringhello Club. Allora, innanzitutto ci diamo del tu, direi. Allora, la prima cosa che mi viene in mente di chiederti, Pietro, è cosa ti ha spinto a dedicare gran parte della tua vita al ciclismo? Il ciclismo è una malattia, purtroppo una malattia presa da piccolino. Già all'età di 9 anni ho iniziato a correre in bicicletta, fino ai 20 anni ho fatto agonismo, dopodiché mi sono dedicato più che altro agli altri, quindi diventando grande poi sono diventato dirigente della Biringhello e ho seguito un po' le orme dirigenziali, quindi seguo esclusivamente i bambini piccoli proprio per cercare di educarli, di dargli un'idea di che cos'è il ciclismo. Ecco, bene. Senti, ma sono tanti anni che fai questo mestiere, né? Allora, io sono presidente dal 92, quindi sono 30 anni. 30 anni. Però appunto c'ho dietro tutto un passato ciclistico, come ho detto prima, quindi diciamo che di ciclismo ne abbiamo masticato abbastanza. Ne avete masticato, ma poi è bello perché voi a un certo punto date a questi giovani un futuro, una possibilità di emergere nel mondo del ciclismo, il che è una cosa importantissima. Diciamo che quello lì non è il nostro obiettivo finale, per il semplice fatto che ne arrivano pochi in cima. Noi come Biringhello abbiamo avuto la fortuna di avere dei ragazzi che sono passati anche professionisti, però diciamo che su 100 ne passeranno 2, quindi la percentuale è molto bassa. Detto questo, è chiaro che il nostro obiettivo principale invece è l'educazione, il rispetto e la voglia di fare sport in gruppo. Certo. E poi avete una bellissima sede che adesso entreremo a visitare e poi continueremo, ci racconterai ancora qualcosa,
del futuro e i successi che hai conseguito in tutti questi anni. Anzi, quello potresti già dircelo subito. Beh, allora, prima di tutto diciamo che questa sede, e non solo, ma anche questo centro ciclistico, questo centro sportivo, l'abbiamo grazie al Comune di Rho Ecco. che ci segue puntualmente e ci dà la possibilità di poter riuscire ad avere e a gestire questa struttura, perché senza questa struttura non potremmo avere bambini, perché i bambini in una zona come questa, in una Milano e provincia, è impossibile portarli in mezzo a una strada, visto anche tutto quello che è successo nell'ultimo periodo. Quindi grazie a questo centro sportivo noi possiamo avere bambini che vanno dai 5 fino ai 12 anni, che girano qua nel rispetto assoluto di tutto quello che c'è intorno, perché è anche un parco, non è solamente poi dopo, un centro ciclistico. Come potete vedere qui, come potete vedere, è un bellissimo parco qua intorno. E quindi abbiamo appunto la possibilità di poterli far girare in assoluta sicurezza, anche perché in determinati orari e giorni è dedicata la pista solo ed esclusivamente ai ragazzi iscritti all'Associazione Ciclistica Biringhello. Quindi questo ci ha dato poi la possibilità negli anni di poter far sì che i nostri ragazzi, crescendo nella nostra scuola ciclismo, potessero poi arrivare a vincere, perché noi abbiamo anche una categoria juniors, che è una categoria che di 17-18 anni, è la prima categoria internazionale di ciclismo. Abbiamo vinto campionati del mondo, abbiamo vinto qualcosa come 32 campionati italiani, caspita, abbiamo vinto 2 campionati europei e numerosissime gare sia nazionali che internazionali, quindi un'attività diciamo a 360 gradi. Quindi la nostra fortuna è stata proprio quella di poter riuscire ad avere persone all'interno della società che ci hanno dato la possibilità di seguire questi ragazzi e di portarli anche a darci soddisfazioni di questo genere. Lo credo. Bene, ma ora adesso ci porterai a dare un'occhiata a questa oasi di pace. Andiamo allora. Un parco bellissimo, dove al centro abbiamo anche creato una pista di mountain bike, quindi non è solo ciclismo su strada ma anche mountain bike, proprio per dare multidisciplinarietà ai nostri ragazzi che imparano non solo a stare sulla strada ma anche nei fossati piuttosto che nei sentieri, quindi è importante che abbiano anche la capacità di poter riuscire a bene a guidare. Andiamo a dare un'occhiata più da vicino allora. Su questa pista noi tutti gli anni organizziamo dalle 3 alle 4 gare per qualcosa come 200 bambini che si sfidano su queste strade per varie gare che possono essere appunto sempre da noi organizzate, ma che interessano un po' tutta la provincia di Milano. Qui all'interno, come vedete, ci sono anche dei bellissimi alberi che puntualmente il comune ci taglia in parte, perché sennò andrebbero a rovinare tutto il contorno. E all'interno, come vediamo, a parte la pista con varie direzioni, proprio per dare la possibilità di poter far sì che il bambino possa girare sia all'esterno, quindi con una guida semplice, che all'interno con molte curve, quindi impara a guidare meglio la bicicletta e a fare anche le curve. Bene. Poi al centro vediamo queste cunette per la che servono per fare un po' di cross con la bicicletta, quindi un po' di ciclocross, mountain bike e quant'altro in mezzo al verde, quindi imparano anche a fare i salti con la bicicletta. Sono le cunette che ci danno la possibilità di poter eseguire anche dei salti. I più bravi se scelgono queste qua che sono più alte, e quelli che imparano invece scelgono quelle un po' più dolci, che sono queste qua. Ricordo che il comune di Rho in tutto questo ci dà una grandissima mano, perché la manutenzione chiaramente è il loro lavoro, quindi noi la gestiamo, però non è che ci mettiamo a tagliare l'erba, gli alberi e quant'altro. Questo è il lavoro che fa
fa il comune, diciamo che lo fa puntualmente molto bene. Bene, io adesso direi allora di entrare in questa oasi di pace dove tu allevi questi fanciulli allo sport. Così vedremo appunto tutto quello che abbiamo fatto in questi 51 anni ormai. Naturalmente l'attività che facciamo con i nostri ragazzi, i nostri bambini, è supportata da sponsor, anche perché da soli è difficile riuscire a mantenere tutto questo, quindi abbiamo costi per varie cose che vanno dalle biciclette all'abbigliamento alla gestione proprio della società, che grazie appunto ai nostri sponsor riusciamo a mantenere ad un certo livello sia di immagine che appunto di gestione. Ecco che stiamo entrando nella sede dove veniamo accolti. Prima cosa che vogliamo far notare è la stella di bronzo al merito sportivo che ci è stata consegnata dal CONI l'anno scorso, proprio per i 50 anni di attività. Numerosi sono i trofei, i ricordi. Queste sono parti delle vittorie che abbiamo conseguito negli anni. E qui ricordi di tutti i tipi, trofei, caro Pietro? Qui abbiamo un po' parte della nostra storia, diciamo, le parti più importanti, le cose più importanti, maglie vinte negli anni, quindi come dicevamo appunto campionato del mondo con Ivan 40 nel 92 ad Atene, poi abbiamo campionato europeo vinto da Luca Wackerman nell'85, poi abbiamo sempre la maglia da campione europeo di Jacopo Guarnieri e poi varie maglie tricolori, tra cui spicca quella su strada di Colli Daniele, e poi ancora abbiamo maglie di campioni regionali, campioni provinciali e quant'altro, poi una maglia gialla vinta in Svizzera con Rizzi Anthony nel Giro della Svizzera, poi la maglia dalla parte di qua, la maglia rosa che abbiamo vinto nella 6 giorni di Milano con Garbelli dal Cortile, poi ancora l'anno successivo con Garbelli e Menaspa, e quindi le varie maglie della Biringhello che negli anni si sono succedute anche per i vari sponsor che negli anni sono un po' cambiati. Qui qualche tavoletta per qualche bella mangiatina con gli amici. Esatto, poi oltretutto essendo un centro diciamo sociale, quindi ci ritroviamo ogni tanto per fare delle mangiate tra amici, ma soprattutto per cercare di stare un po' insieme. Quindi qua abbiamo anche le ultime vittorie praticamente degli ultimi 2 o 3 anni dei ragazzi, che l'anno prossimo ritroveremo tutti quanti insieme nella categoria Juniores, che è la categoria per ragazzi di 17-18 anni, la prima categoria, come dicevamo prima, internazionale. Infine abbiamo le vittorie dei campionati provinciali, come vediamo dalle maglie qua appese, tra cui appunto spicca quella di un certo Matteini Samuele, che passerà, un ragazzino che passerà esordiente l'anno prossimo e che farà sicuramente sentire il suo nome. Inoltre tra gli juniores abbiamo appunto un certo Sierra David che per il 2023 ci ha promesso grandi cose, grandi successi. Comunque tutto questo, ripeto, l'obiettivo finale non è tanto il fatto di avere grandi successi, di avere una storia infinita dietro, ma soprattutto quello che ci fa piacere a noi della Biringhello è avere ragazzi che ritornano in società anche dopo anni a ringraziarci per quello che abbiamo fatto, anche perché quello che si impara nello sport, quello che si impara nel ciclismo è soprattutto il vivere insieme ai ragazzi, a vivere insieme ad altri, fare qualcosa tutti insieme, riuscire ad avere la possibilità di poter fare dello sport è una grande cosa che si porta dietro per
per tutta la vita. Per tutta la sempre. vita. Quindi è una scuola di vita, direi, per quello. Scuola ciclismo Biringhello, quindi scuola di vita. È per quello che io invito i bambini a fare ciclismo qui da noi a Biringhello, perché lo fanno in assoluta sicurezza e soprattutto all'interno di una famiglia che si chiama Biringhello. Bene Pietro, io ti ringrazio molto della tua gentilissima collaborazione. Io spero che il video verrà visto da molti e che potremo avere dei buoni risultati di ritorno, sia a livello di conoscenza sia a livello di nuovi iscritti. Certo, bene, grazie Pietro. Vi aspettiamo tutti. Grazie Pietro, grazie.